Finalmente siamo arrivati davanti all'hotel. Che bell'edificio. Sì, è un palazzo storico molto elegante. Guarda che portone grande. Aiutami con questa valigia blu. È rimasta incastrata nel taxi. Ecco fatto. Prendo io lo zaino. Tu porta i bagagli pesanti. Speriamo che la nostra camera sia già pronta per il check-in. Sono le 14. Di solito le camere sono pronte a quest'ora. Sento già l'aria condizionata che esce dalla hall. Che sollievo. Fa davvero caldo oggi a Roma. Non vedo l'ora di rinfrescarmi. Le porte automatiche si stanno aprendo. Entriamo? Sì, andiamo dritti verso il bancone della reception. Il pavimento di marmo è lucidissimo. Sembra uno specchio. È un hotel a 4 stelle. La cura dei dettagli è importante. C'è un profumo di fiori freschi in tutto l'ingresso. Sì, guarda quel vaso enorme di gigli bianchi laggiù. Mi sento un po' stanco, ma molto felice di essere qui. Forza Luca, tra pochi minuti saremo finalmente in camera. Lascio le valigie qui vicino alla colonna? Sì, le riprendiamo dopo aver parlato con il ricevitore. C'è solo una persona davanti a noi in questo momento. Perfetto, così non dobbiamo aspettare troppo tempo. Prepara i nostri passaporti, Giulia. Sono nella tua borsa. Sì, li ho messi nella tasca anteriore per sicurezza. Hai anche il numero della prenotazione che abbiamo fatto online. Ho l'email di conferma salvata sul mio cellulare. Ottimo, così l'impiegato può trovarci subito nel sistema. Mi chiedo se la nostra camera abbia la vista sulla piazza. Lo spero tanto. Avevamo chiesto un piano alto con vista. Il receptionist ci sta sorridendo. Tocca a noi adesso. Buongiorno, abbiamo una prenotazione a nome Rossi. Parla tu con lui, io cerco i documenti. Sì, ecco i passaporti per la registrazione obbligatoria. Sì, resteremo qui per 3 notti. Mi scusi, è possibile avere una camera silenziosa? Dice che la nostra camera è sul retro, quindi molto tranquilla. Meno male, ho bisogno di dormire bene stanotte. Ora ci sta spiegando dove si trova la sala della colazione. A che ora servite la colazione domani mattina? Dice che è dalle 7 alle 10:30. È un orario perfetto, così non dobbiamo svegliarci troppo presto. C'è anche una palestra o una zona relax in questo hotel. Sì, si trova al piano interrato ed è gratuita. Fantastico, magari domani pomeriggio andiamo a dare un'occhiata. Dobbiamo compilare questo modulo con i nostri dati personali. Sì, serve solo una firma qui in fondo per la privacy. Ecco fatto, la mia firma è pronta. E la tua, Giulia? Ho appena finito anche io. Gli restituisco la penna. Ci sta consegnando le tessere magnetiche per la camera. Siamo alla camera numero 402, al 4º piano. Dobbiamo usare l'ascensore che si trova dietro le scale. Sì, proprio quello specchiato vicino alla zona bar. Ci serve anche la password per il wifi dell'hotel. È scritta su questo piccolo foglio insieme alla chiave. Perfetto, ora siamo davvero pronti per salire. Riprendiamo le valigie e andiamo verso l'ascensore. Questo carrello per i bagagli sembra molto comodo. Non serve, Luca. Le nostre valigie hanno le ruote. Hai ragione, ma sono diventate pesantissime dopo il viaggio.
L'ascensore sta scendendo. Vedo la luce che lampeggia. C'è molta gente che entra ed esce da questo hotel. È un posto molto frequentato da turisti di tutto il mondo. Senti che musica rilassante c'è in questa zona. Sì, è una melodia molto dolce. Aiuta a dimenticare lo stress. Ecco, le porte si sono aperte. Entriamo velocemente. Attento a non sbattere la valigia contro il sensore. Premo il pulsante numero 4. Ci siamo. Guarda, c'è uno specchio enorme dentro l'ascensore. Siamo spettinati e un po' sudati, ma felici. L'importante è che siamo arrivati sani e salvi a destinazione. Sento che l'ascensore si sta muovendo molto velocemente. Siamo già al secondo piano. Manca poco alla nostra camera. Prepara la tessera magnetica. La tieni tu? Sì, è qui nella mia mano. Siamo arrivati al quarto piano. Le porte si aprono. Il corridoio è lunghissimo e pieno di quadri. Dobbiamo andare a sinistra, seguendo i numeri pari. 102, 400. Eccola, è quella in fondo. C'è una moquette molto morbida qui, non si sente nessun rumore. È vero, sembra di camminare sulle nuvole. Prova a inserire la tessera nella serratura elettronica. La luce è rossa. Riprovo una seconda volta. Forse devi inserirla più velocemente. Riprova ora. Ecco, ora la luce è diventata verde. La porta è aperta. Entra pure tu per primo con la valigia grande. Wow, la camera è ancora più bella che nelle foto. Guarda che letto matrimoniale enorme e che finestre luminose. C'è anche un piccolo tavolino con 2 sedie di velluto. È proprio quello che speravo di trovare in questo hotel. Appoggio i bagagli sul supporto di legno vicino all'armadio. Io vado subito a vedere com'è il bagno. Fammi sapere se c'è la vasca o la doccia. C'è una doccia bellissima e molto spaziosa. Vieni a vedere. C'è anche un frigobar nell'angolo sotto la scrivania. Vediamo cosa c'è dentro. Magari troviamo dell'acqua fresca. Sì, ci sono 2 bottiglie di acqua minerale e dei succhi. Ottimo, ma controlla prima i prezzi sul listino. Una bottiglia d'acqua costa 3 euro. Un po' caro, no? Tipico degli hotel. Meglio bere quella che abbiamo nello zaino. Guarda, c'è anche il bollitore per il tè e il caffè. Che bella idea! Possiamo farci una tisana stasera prima di dormire. Ci sono anche delle bustine di zucchero e dei biscotti omaggio. La televisione è enorme, è appesa proprio davanti al letto. Chissà se ci sono canali internazionali o solo italiani. Di solito negli hotel di questo livello ci sono molti canali. Ho provato a connettermi al wifi. Funziona benissimo. Perfetto, così possiamo caricare le foto del viaggio. Ora vorrei solo rilassarmi un momento su questo letto. Aspetta Luca, dobbiamo ancora disfare le valigie. Solo 5 minuti di riposo, ti prego. È morbidissimo. Va bene, ma poi dobbiamo organizzarci per la serata. Giulia, hai notato che in bagno mancano gli asciugamani? Fammi controllare. Hai ragione, ci sono solo quelli piccoli per il viso. Non ci sono gli accappatoi e neanche gli asciugamani grandi per la doccia. Che strano. Forse la cameriera ha dimenticato di portarli. E guarda qui, il climatizzatore non sembra emettere aria fredda. Ho provato a regolare la temperatura sul muro, ma non succede nulla.
Forse è spento centralmente o c'è un guasto tecnico. Non possiamo restare con questo caldo. La stanza sta diventando un forno. Proviamo a riaccenderlo con il telecomando sul comodino. Ho già provato, ma lo schermo del telecomando è nero. Forse le batterie sono scariche o il sistema è bloccato. È un peccato. La camera è così bella, ma questi problemi sono fastidiosi. Dobbiamo assolutamente chiamare la reception per risolvere. Usa il telefono che c'è sulla scrivania. C'è il tasto diretto. Non so bene come spiegare il problema dell'aria condizionata. Di semplicemente che l'aria condizionata non funziona. E non dimenticare di chiedere degli asciugamani mancanti. Coraggio, parla con calma e vedrai che capiranno tutto. Pronto? Buongiorno. Parlo con la reception. Chiedi se parlano italiano o inglese. Sono Luca della camera 402. Abbiamo due problemi. Dice che ci ascolta, vai avanti. Il primo problema è che mancano gli asciugamani grandi in bagno. Digli anche dell'aria condizionata che non va. Inoltre, il climatizzatore non funziona e fa molto caldo in camera. Cosa ti ha detto il receptionist? Ha detto che manda subito qualcuno a controllare il sistema. E per quanto riguarda gli asciugamani? Sì, ha detto che la cameriera dei piani sarà qui tra 5 minuti. Ha chiesto scusa per l'inconveniente, è stato molto professionale. Mi siedo sulla poltrona e aspetto che bussino alla porta. Speriamo che l'operaio sappia come riparare l'aria. Sicuramente è solo un problema di impostazioni generali. Hanno bussato alla porta. Vado io ad aprire. Entri pure, signora. Grazie mille per gli asciugamani. E buongiorno anche a lei, tecnico. Prego, venga a vedere. Guarda il tecnico. Sta controllando il termostato sulla parete. Dice che c'era un interruttore spento nel corridoio principale. Ah, ecco perché non sentivamo nessun rumore dal motore. Senti, ora l'aria ha iniziato a soffiare con forza. Oh, che meraviglia! Si sente già la differenza di temperatura. Grazie mille a entrambi per la velocità e la cortesia. La cameriera ha messo gli asciugamani profumati sul portaasciugamani? Tutto è risolto in meno di 10 minuti. Sono impressionato. Questo dimostra che è davvero un hotel di alta qualità. Ora che tutto funziona, possiamo finalmente rilassarci. Posso finalmente farmi una doccia rinfrescante prima di uscire. Ti senti meglio adesso, Giulia? Non sei più preoccupata? Sì, ora la camera è perfetta e io sono molto più tranquilla. Prendo un asciugamano pulito e lo metto vicino al lavandino. Grazie, Luca. Tra 10 minuti tocca a te usare il bagno. Che bella doccia! Mi sento una persona nuova adesso. Anch'io. La temperatura in camera ora è semplicemente ideale. Abbiamo disfatto le valigie e sistemato tutto nell'armadio. Siamo pronti per uscire e vedere le meraviglie di Roma. Prendo la chiave della camera e chiudo bene la porta. Non dimenticare il tuo cellulare e la mappa della città. Ho tutto qui, nella mia borsa a tracolla. Dobbiamo lasciare la chiave alla reception quando usciamo. No, hanno detto che possiamo tenerla con noi tutto il tempo. Allora andiamo verso le scale mobili. Preferisco non aspettare l'ascensore. Scendiamo a piedi? Sono 4 piani di scale.
Hai ragione, prendiamo l'ascensore. Non voglio stancarmi subito. Eccolo che arriva. Le porte si stanno già aprendo. Stasera cercheremo un ristorante tipico qui vicino all'hotel. Ho visto una pizzeria con il forno a legna proprio dietro l'angolo. Sembra un piano perfetto per la nostra prima serata romana. Andiamo Giulia, la vacanza sta entrando nel vivo. Andiamo Luca, Roma ci aspetta a braccia aperte.